Oggi risotto ai funghi, però facciamo la mia versione, quindi ci mettiamo un ingrediente segreto. Ciao ragazzi, oggi facciamo il risotto ai funghi come Dio comanda, quindi anch'io lascio da parte le intolleranze ai latticini e me lo scasso con parmigiano e burro. Chi è intollerante ovviamente lascia perdere questi due ingredienti e li sostituisce con l'olio. Oggi mi faccio una dose un po' abbondante, le proporzioni in ogni caso rimangono quelle e basta che aggiustate la dose di funghi. Allora, gli ingredienti di cui abbiamo bisogno oggi usiamo riso, carnaroli, funghi secchi, porcini, sono gli ultimi rimasti di quelli che mi sono portato dall'Italia, burro, parmigiano, prezzemolo, vino bianco. Io vi consiglio di usare un vino bianco fermo, io sto usando uno Chardonnay, scalogno, brodo. Allora, per prima cosa mettiamo a bagna i funghi in modo che si reidratino. Mettiamo tanta acqua fino a coprirli. Dovrebbero stare una trentina di minuti, ma noi li lasceremo un quarto d'ora a cucina espressa, non si perde tempo. E li lasciamo qua. Ma quasi quasi sapete cosa vi dico, ne aggiungo ancora un po' di parmigiano. Ecco, chiamiamola una bella manciata di parmigiano. Intanto metto a bollire il brodo. Scalogno. Io ne uso due perché sono davvero piccoli. Se fate una porzione di 130 grammi di riso potreste tranquillamente usarne solo uno. Testa, coda, taglio in mezzo. In questo modo lo sfogliamo super rapidamente. Ok, uno, tagli verticali. Piccolo trucchetto, se vi viene da piangere quando tagliate la cipolla, come a me per esempio, bagnate il coltello con l'acqua, vedrete che non succede. Magari fatelo prima di iniziare a tagliare la cipolla. Ok, lo scalogno fatto, lo butto subito in padella ma non l'accendo. Buono, i nostri funghi sono ormai rimasti in ammollo una decina di minuti. Li tiro su, li spremo, ok? Quest'acqua la filtro con il colino. Ovviamente non la butto perché metà del sapore dei funghi, se non di più, è qua dentro. Sposto il riso qua, filtro. Ok, vedete, questi sono i residui che non vogliamo avere nel nostro risotto. Perfetto, e lo lascio da parte. Di questi funghi ne andiamo a cercare uno che ha una buona forma per decorazione. Lo separiamo dagli altri e questi li tagliamo a pezzettini. Perfetto. Ora abbiamo tutto pronto, possiamo spostarci di là. Ah, quasi mi dimenticavo. Prima di spostarci sui fornelli è arrivato il momento dell'ingrediente segreto. A me piace aggiungere una punta di zafferano. Di questa bustina ne andremo ad aggiungere un quarto. Secondo me è una combo perfetta. Giro d'olio in padella. Dove scappa? O in alternativa potete anche soffriggere lo scalogno col burro se preferite. Abbasso la fiamma sul brodo. Allora, il brodo deve sempre bollire, ricordatevi, quando facciamo il risotto. Vado a salarlo, qui ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi sala il brodo, c'è chi invece sala soltanto alla fine. Io lo salo adesso. Cucchiarella di legno, giro un po', qui copro. La tostatura è super importante. In questa preparazione io soffriggo scalogno e funghi e poi faccio la tostatura nel sughetto che hanno rilasciato. Lo scalogno si sta imbiondendo, butto i funghi e li lascio soffriggere un pochino. Bene, spengo un attimo il fuoco, prendo un piatto e questo qui lo metto da parte. Perfetto, non pulisco la padella, riaccendo il fuoco e una volta che la padella torna a essere calda aggiungo il riso per tostarlo. In questo modo il riso raccoglierà anche tutti i sapori che funghi e scalogno hanno lasciato. Vado. La tostatura la facciamo durare finché non vediamo che il chicco è bello, ha quel colore quasi perlato. Comunque ce ne accorgiamo una volta che è tostato. Ovviamente il fuoco non deve essere eccessivamente alto, altrimenti lo bruciamo. Muoviamolo di tanto in tanto. La prova del 9 è quella di toccarlo, scottarsi il dito e capire che è tostato. Non consigliato. Ottimo, riso tostato, giro di vino bianco e lo facciamo bene evaporare. Vi raccomando di non fare nulla finché il vino non è ben evaporato, altrimenti l'acidità del vino rimarrà all'interno del riso. Vi accorgete quando è ben evaporato, quando annusandolo non sentite più profumi acidi.
E una cosa sul vino, il vino che mettete nel risotto è spesso sottovalutato, però il vino deve essere buono, perché ciò che rimane nel riso è proprio solo il sapore del vino, perché l'alcol evapora. Aggiungo l'acqua dei funghi, alzo per far riprendere bollore. Quindi più buono il vino, più buono viene il risotto. Se non avete possibilità di comprare un vino buono, come la maggior parte dei casi per me qua in America, piuttosto non usatelo. Il riso non va sfumato solo perché va sfumato se ci aggiungete un aroma che migliora il risultato finale. Qui sto riprendendo bollore. Ok, ha raggiunto bollore, aspettiamo che evapori un po' l'acqua e iniziamo ad aggiungere il brodo. Ok, aggiungo 3 cucchiaioni di brodo. Ottimo, siamo a metà cottura, diamo una giratina al riso e aggiungo la punta di zafferano. Avete visto proprio la punta del cucchiaino. Quello è quello che ho messo, questo è quello che rimane qua. Anzi, facciamo che ce ne mettiamo ancora un pittino. Giro, aggiungo un po' di brodo, giro e assaggio. Ci siamo quasi, aggiungo un po' di sale, proprio un pizzico. Sposto il brodo qua, padella, fuoco vivo e andiamo a lavorare sulla nostra decorazione. Ora metto proprio un goccio d'olio al centro, aspetto che si scaldi e poi vado ad appoggiarci il nostro fungo. Ovviamente se avete una griglia ancora meglio, è ancora più scenografico, altrimenti facciamo così, io non ce l'ho. Aggiungo ancora un po' di brodo qua, lo appoggio e lo giro subito, così ha preso l'olio da entrambe le parti. Lo lasciamo rosolare a fuoco molto alto in modo tale che si scotti proprio da una parte e dall'altra e poi lo tiriamo su subito perché non vogliamo che si bruci. Qua intanto giro il funghetto, giro ancora una volta, ok, tiro su, guardate che bel colore, aggiungo il prezzemolo, ottimo, lo lascio andare ancora un minutino. Bene, per me è pronto, spengo il fuoco, mi sposto lontano dal fornello in modo tale che non ci sia calore, io inverto semplicemente questi due, aggiungo prima il burro e manteco energicamente parmigiano. Se vediamo che è un po' troppo secco possiamo sempre aggiungerci un mestolino di brodo. Perfetto, guardate come è bello cremoso. Impiattiamo, risotto al centro, perfetto. Ora proprio schiaffi sotto al piatto e vedrete che si distribuisce uniformemente. Ci metto ancora un pochino il nostro funghetto e il nostro risotto ai funghi, chiamiamolo gourmet, con lo zafferano è fatto. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se vi piace l'idea dello zafferano e se riprovate a farlo, come sempre sapete a chi mandare la foto. Buon appetito! Raga, mi sono dimenticato di fare la prova dell'assaggio, mi sono già scofanato 3/4 di piatto. Comunque lo consiglio, regolatevi un po' sulle dosature di sale, ricordatevi che il parmigiano è comunque salato. Secondo me la punta di zafferano che ci abbiamo messo gli dà un kick davvero buono. Fatemi sapere.